Quanti di voi sanno fare questo? Oppure con un po' di economy picking? Io credo molti, ma vediamo, analizzandolo, spremendolo bene, modificandolo opportunamente, quante altre cose riusciamo a ricavare da questo vecchio lick. Ciao a tutti, sono Dario e benvenuti sul mio canale. Questo è il mio secondo video di questa playlist in cui, anziché suonarvi direttamente della musica, vi racconto, vi spiego dei concetti su come funziona la chitarra, sul mio approccio allo studio e magari in futuro vi racconterò anche qualcosa di più interessante. YouTube è un posto già pieno di numerosi canali, di YouTubers anche bravissimi, che condividono e hanno condiviso delle lezioni di chitarra con tutti i concetti basilari, dettagliatissime, gratuite, fatte molto bene. Mi propongo invece di integrare a quel materiale una serie di video riguardanti argomenti o concetti di cui tante volte non c'è tempo di parlare a lezione mentre si è nei percorsi regolari, di parlare di idee, di parlare di esperienze che possano ispirare chitarristi di tutti i livelli, perché non c'è necessariamente bisogno di una tecnica esagerata o di suonare da tanti anni. La musica può essere sviluppata assolutamente a vari livelli. Quello che vedete in un livello semplice può essere sviluppato in un livello complicatissimo, quello che vedete in un livello complicatissimo può essere anche sviluppato un po' meno in un livello medio magari. Mi rivolgo quindi a chitarristi di livello diverso che abbiano almeno delle conoscenze basilari di quello di cui si sta parlando. Piccola parentesi, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdere gli altri video, aiutatemi a creare una piccola community in cui ci condividiamo queste nostre esperienze. Vai, si parte! Questo è uno dei primissimi lick che si riescono a suonare un po' veloce, un po' sciolto, e lo troviamo dagli albori della chitarra elettrica solista. È un lick che troviamo in Jimi Hendrix, in Eric Clapton, in Jimmy Page, ma anche in Van Halen, ma anche in Joe Satriani, Steve Vai, proprio una di quelle frasi basilari che conoscono abbastanza tutti. La mia idea è quella di sfruttare l'aspetto geometrico del lick per riportarlo in altri tipi di fraseggi, in altri tipi di scale o di arpeggi. Il lick che vi ho appena fatto vedere è fatto sulla pentatonica di Mi minore. Da questo diagramma completo selezioniamo queste tre note e isoliamole. Questo è il diagramma del lick. Possiamo numerarle mettendole in ordine di altezza. Nota numero 1 la nota più bassa, nota numero 2 la nota centrale, la prima della seconda corda, nota numero 3 la seconda della seconda corda. Possiamo suonare o con un po' di pennata alternata, la nota numero 1 pennata in giù, la nota numero 2 pennata in su, la nota numero 3 pennata in giù, un pull off per ritornare con il legato sulla nota numero 2 e ricominciare il giro. Oppure può essere fatto con l'economy picking. L'economy picking, che è una parola assolutamente intercambiabile con sweep picking, sarebbe suonare note consecutive su corde adiacenti con un'unica pennata nella stessa direzione che attraversa a tempo tutte le corde interessate. In questo caso la nota numero 1 viene suonata in giù, continuando il movimento si suona la nota numero 2, la nota numero 3 è suonata in su, dopodiché pull off per ricominciare. Ci sono la metà dei movimenti della versione in pennata alternata del lick. La pennata alternata o l'economy picking di questo lick sono un qualcosa di assolutamente basilare, non sono neanche la punta dell'iceberg di quello che può essere lo sviluppo delle due tecniche. Ma non è proprio della tecnica che voglio parlare in questo video, quanto appunto della geometria, della disposizione delle note, per provare a ricavare altre cose una volta che noi sappiamo suonare tre note in andata e ritorno in questo modo. Perché scelgo una tecnica piuttosto che l'altra?
per ragioni sonore. La pennata alternata, alternando esattamente tutte le note, ha un effetto più ritmico, ha un effetto più deciso sul tempo. L'economy picking, invece, con questa pennata che attraversa lentamente due corde, ha bisogno di una certa inclinazione del plettro che ne ammorbidisce la sonorità. La pennata alternata mi dà un effetto più ritmico, più potente, l'economy picking mi dà un effetto più morbido o più fluido. Facciamo ancora una piccola parentesi sul finale da dare al lick. Non è necessariamente con il bending sulla nota più alta che dobbiamo chiudere la frase. Ricercare, esplorare finali diversi di un lick vi lascerà più padronanza durante le improvvisazioni o nelle composizioni dei vostri assoli. Vediamo un po' di esempi di finali diversi. Il primo è questo. Anziché col bending sulla nota più alta, posso chiudere con un bending sulla nota più bassa. Come secondo esempio possiamo chiudere il lick con una frase blues. Vediamolo rallentato. Oppure posso chiudere il lick con uno sviluppo dello stesso. In questo esempio suono anche una nota più alta sempre sulla seconda corda per poi chiudere con uno slide anziché un bending sulla terza corda dalla nota più bassa verso la successiva nota della scala. Vediamolo rallentato. Suono la nota numero 3, aggiungo una nota numero 4 sulla stessa corda, pull off, si torna sulla terza corda, slide. Un'altra modifica che posso fare è raddoppiare il pull off alla fine del lick, oppure suonarlo un po' con il pull off singolo e un po' con il pull off raddoppiato. Darà un effetto sonoro un po' più vario e, in questo esempio, mettere sempre una frase blues alla fine. Vediamolo rallentato. Si parte, un pull off, due pull off, due pull off, bending e frase blues. Altra modifica che posso fare è usare il raddoppio del pull off, dopodiché fare un bending, quel bending che si fa tenendo fissa la nota numero 3 e facendo il bending sulla nota numero 1. Si crea un effetto armonico, si crea un intervallo. Vediamolo rallentato. Si parte, un pull off, doppio pull off, doppio pull off e il bending con l'intervallo. Oppure posso chiudere con un raddoppio del pull off e uno slide finale al posto del bending. Anche questo vediamolo rallentato. Si parte, pull off, doppio pull off, doppio pull off, slide. Bene, iniziamo a modificare il lick e a suonarci altre cose. Per prima cosa togliamoci dalla tonalità di Mi minore e andiamo in tonalità di La minore. Questa è la pentatonica di La minore, utilizziamo il solito diagramma, questa volta al quinto tasto anziché al 12° tasto. Da cui andremo a estrarre sempre le stesse note corrispondenti e questo è il lick in tonalità di La minore. Bene, un primo sviluppo vero e proprio del lick sarebbe questo. La scala pentatonica non ha solo questa diteggiatura, ma ha 5 diteggiature. Eccole qua. Numero 1, da cui estraiamo queste note. Numero 2, da cui estraiamo queste note. Numero 3, le note sono queste. Numero 4, le note sono queste. Numero 5, le note sono queste. Questa quinta posizione, anziché farla partire dal Sol al 15° tasto, la faccio partire dal Sol al 3° tasto nella sua ottava più bassa, in modo da iniziare una salita, uno sviluppo ascendente sulle stesse due corde che stiamo trattando con tutte le note analoghe che abbiamo selezionato. Ecco questo esempio, questo con economy picking. Vediamolo anche rallentato. Doppio pull off, doppio pull off, doppio pull off singolo, mi sposto. Pull off
singoli, doppio pull off, cambiamo. Pull off singolo, doppio pull off. Nelle ultime posizioni ci sono stato per meno ripetizioni. D'altronde la musica deve essere una cosa creativa, per cui a chi piace la ripetizione esatta dei pattern può benissimo eseguire la stessa sequenza di note di ogni diteggiatura della scala. Questo esempio che ho fatto io invece è un fraseggio leggermente più libero, in cui nei primi gradi, nelle prime posizioni, passo più tempo e man mano che vado avanti velocizzo i cambi tra l'uno e l'altro. Esempio numero 2. Rimaniamo fermi al quinto tasto, ma uniamo la prima e la seconda posizione della pentatonica, in modo da avere due selezioni diverse di note sulla seconda corda. Posso suonare la nota numero 1 e la nota numero 2 le stesse. Per quanto riguarda la nota numero 3, utilizzerò a turno una volta l'ottavo tasto dalla prima posizione e una volta il decimo tasto dalla seconda posizione. Ne viene uno sviluppo un po' più movimentato. Si vede chiaramente che utilizzo come nota numero 3 a turno fra quella della posizione 1 e quella della posizione 1. Altra modifica, utilizziamo la scala blues. Integriamo alla scala pentatonica una sesta nota, la blue note. Vediamo un attimo la diteggiatura nel dettaglio. 1, 2, 3, ecco la blue note, ecco la prossima blue note e da qui mi posso lanciare nel mio lick. Come nota bassa sulla terza corda non sto più utilizzando la nota della pentatonica, bensì la blue note. Questo darà al lick una sonorità più tesa. Quest'altro esempio invece utilizza solo la posizione 1, ma dalla scala blues questa volta utilizzerò a turno come nota numero 1 la nota della pentatonica e la blue note. Vediamolo anche rallentato. Guardate quest'altro esempio, questo è un mio lick che utilizzo spesso. Lo trovate anche in alcuni dei video, perché in realtà la blue note dà un suono energico oltre che teso. La blue note sulla terza corda può essere spostata sul quarto tasto della seconda corda. Si tratta della stessa nota, in questo caso mi bemolle. Otteniamo questo nuovo diagramma in cui ho come nota bassa sulla terza corda la stessa nota della pentatonica che stavo usando nel lick di partenza. La blue note sulla seconda corda è la nota numero 2 e come note numero 3 utilizzo a turno la prima e la seconda nota della scala pentatonica che ho sulla seconda corda. Bene, avete capito il concetto generale di come vado a modificare una diteggiatura creando tante diteggiature diverse di 3 note su 2 corde con la stessa geometria. Arricchiamo la scala, integriamo la scala pentatonica e le 2 note omesse dalla scala diatonica per completarla e vi faccio vedere degli esempi in tonalità di sol maggiore sulle 5 diteggiature caged. Diteggiatura numero 1, diteggiatura numero 2, diteggiatura numero 3, diteggiatura numero 4, diteggiatura numero 5. Bene, nella diteggiatura numero 1 sulla seconda corda ho soltanto 2 note, per cui quelle le lascerò fisse. Alternerò invece la seconda e la terza nota che ho sulla terza corda come note basse, creando un lick sulla scala maggiore con una sonorità un po' più incasinata. In quest'altro esempio sulla diteggiatura numero 2 sto tenendo fisse con un barré con le note numero 1 e 2, le 2 note al quinto tasto della terza e seconda corda e come nota numero 3 alterno la seconda e la terza nota presenti sulla seconda corda. In quest'altro esempio se io estraggo queste note dalla diteggiatura tengo fisse la nota numero 1 e 2 e alterno queste 2 note come nota numero 3.
Ok, analizziamo questo aspetto. Con un po' di esplorazione scopriamo che all'interno di diteggiature diverse ci sono dei punti in cui troviamo gli stessi e identici intervalli. Ce l'abbiamo fra la diteggiatura numero 3 e la diteggiatura numero 5. Queste 4 note della diteggiatura numero 3 hanno gli stessi intervalli di queste 4 note della diteggiatura numero 5, per cui posso fare lo stesso lick alternando la nota numero 3 su entrambe le diteggiature con gli stessi e identici movimenti della mano sinistra. E la stessa situazione la incontro fra la diteggiatura numero 2 e la diteggiatura numero 4. Nella diteggiatura numero 2 ecco le mie 4 note, con gli stessi intervalli che ritrovo nella diteggiatura numero 4, queste qua. Faccio il lick al quinto tasto e lo ripeto identico al decimo. Vediamo ancora questo esempio ascendente su 4 posizioni in cui sfrutto appunto queste due simmetrie. Parto dalla posizione numero 2, vado alla 3, nella 4 ripeto quello che ho fatto alla 2 e nella 5 ripeto quello che avevo fatto nella diteggiatura 3, questo con pennata alternata. Bene, arricchiamo ulteriormente con qualcosa di più sofisticato, in quanto le scale maggiori non hanno solo le diteggiature caged, si possono visualizzare anche con diteggiature a 3 note per corda che sono più geometriche. 3 note per corda sono 7, una per ciascuna nota per la scala, posso ripetere per 7 volte lo stesso pattern o suonarli più misti a salti, ma posso creare delle sequenze molto più lunghe. Diteggiatura numero 1, prendo queste 4 note, diteggiatura numero 2, con queste note, diteggiatura numero 3, con queste note, diteggiatura numero 4, ecco le note scelte, diteggiatura numero 5, ecco le note, diteggiatura numero 6, le note che scelgo, diteggiatura numero 7, con queste note. Vediamo quindi questo esempio, un'altra sequenza ascendente del tipo shifting positions con una nota fissa sulla terza corda e la nota numero 3 che si alterna sulla seconda corda, questo per ogni posizione, con pennata alternata per avere più decisione ritmica, più effetto mitragliatrice di note. Invece il prossimo esempio è sempre uno shifting positions ascendente, questa volta con 3 note fisse per ogni posizione, con pennata alternata. Ma possiamo farlo anche discendente. E vediamo la stessa cosa invece con economy picking. Parentesi, attenzione alla chiusura in un caso del genere, in quanto con l'economy picking, per via delle inversioni di pennate, si terminerà in su, per cui pratichiamo accuratamente una chiusura del genere. Se salto la nota numero 2, la nota numero 3 entrerà nell'economy picking e la chiusura sulla nota numero 2 sarà in upstroke. Bene, come esempio conclusivo di questa prima parte sulle scale, perché ne farò presto una seconda sugli arpeggi, vediamo un assolo noto, l'assolo finale di Bark at the Moon di Ozzy Osbourne, in cui il chitarrista Jack Lee utilizza lo stesso stile sulla scala di Mi minore, suddividendola in 4 diteggiature, una per ogni accordo. Gli accordi della parte su cui suona questo assolo sono 4 diteggiature che selezionano delle note che rappresentano meglio l'accordo, selezionano delle note più in linea con gli accordi man mano che si modificano. Ecco la parte di Jackie Lee. Vediamola anche rallentata e vediamo. Primo accordo, un pezzo di scala.
Secondo accordo, saltando una nota, un pezzo di pentatonica. Terzo accordo, usiamo un salto di corde per andare nell'area tonale di questo nuovo accordo. Quarto accordo, sempre con salto di corda. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto, provate ad utilizzare lo stesso metodo. Imparate il vecchio lick o qualche lick simile, la letteratura della chitarra ne è piena, a meno che non lo conoscete già. Provate ad applicare le stesse geometrie su altre scale, su altre cose, su cose che suonate voi. Vi sarà molto utile per le vostre composizioni, piuttosto che per creare le vostre linee, per le vostre improvvisazioni o quello che volete. Chi conosce già lick di questo tipo lo troverà relativamente semplice, gli altri scopriranno che non è così difficile come sembra. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per non perdere gli altri video e ci vediamo presto con la seconda parte sugli arpeggi, sulle triadi che possono essere visualizzate nella stessa maniera e si possono applicare le stesse geometrie. Ciao ragazzi, a presto!